Ciao Accherini e Accherini, come state? Oggi ho il cappellino, visto che è quasi il nuovo anno e in realtà c'è scritto Happy New Year, ma magari non si vede. Forse se mi avvicino. No, non si vede. Vabbè, l'avevo messo in conto, però era carino il cappellino. Poi è pure rosa, molto simpatico, molto simpatico. E, e quindi siamo vicini alla fine dell'anno. Ci siamo. È incredibile. E questa è l'ultima live dell'anno, cioè... Ah, devo abbassare la musica. Ah no, era già bassa. Ok, me l'ero scordata. Vabbè. La devo abbassare per me. Vabbè. Va bene. Ciao Fabrizio. Come stai Fabrizio? E quindi ultima live dell'anno, cioè è incredibile che siamo arrivati fino a qui. E ovviamente le ultime notizie dell'anno. Non sono tantissime, però ci volevano anche per alleggerirvi e allietarvi la fine dell'anno con le notizie sulla sicurezza, ovviamente. E quindi vediamo le notizie. Ecco qua. Sì. Iniziamo con la prima notizia per sempre parlare delle webcam e cose varie. E, e vediamo questa qui. Allora, dice, la mangiatoia del gatto ci sta spiando. Io non ho un gatto, però non so se voi avete un gatto o se avete mangiatoie tipo con webcam e ste robe qua. Però, insomma, qui questa notizia praticamente parla di una serie di vulnerabilità scoperta in questo praticamente ci sono questi distributori automatici di cibo per animali domestici che si chiamano Pet Libro. Io non lo conoscevo, però a quanto pare sono molto popolari. Cerchiamolo. Pet Libro. È tipo questi, che praticamente hanno una telecamera che vanno a vedere quando vanno a vedere anche il tuo animale, in caso tu non stai a casa, puoi osservare cosa fa il tuo animaletto. E in più, che poi costano un botto pure, però vabbè, e in più gli mette cibo quando per esempio gli imposti gli orari o tipo... o tipo gli manca del cibo, glielo aggiunge, no? C'è questa cosa piccolina e gli viene dato il cibo. E, e a quanto pare, ovviamente, questi sistemi avranno anche un'autenticazione, perché comunque, cioè, se no può entrare chiunque e fare robe, no? E praticamente il server collegato a questi cosini per queste mangiatoie, ehm, questi sistemi in realtà non è solo la mangiatoia, ma sono anche tipo telecamere e altre robe, non verificava tipo l'autenticazione e quindi chiunque poteva entrare nel sistema in questi cosini e avevano tipo accesso ai video, potevano scaricare e vedere le foto dell'animale oppure potevano ascoltare messaggi vocali perché comunque c'è anche
ci sono dei vocali che puoi registrare, non lo so perché, però ci sono queste registrazioni, forse tipo per parlare col tuo animale quando tu non ci sei, così non gli manchi, non lo so, ho pensato io, boh. E in più c'era il rischio che magari qualcuno poteva cambiare tipo il piano alimentare, no, dell'animale, quindi tipo gli dava cibo all'infinito magari o robe così, o poteva magari modificare le impostazioni del dispositivo, quindi insomma, potevano fare tante cose, no? Ve l'ho sempre detto, l'autenticazione è sempre quella fondamentale, perché se io riesco ad autenticarmi come un'altra persona, posso fare qualsiasi cosa come quella persona. E a quanto pare a novembre di quest'anno gliel'avevano pure segnalato che c'erano questi problemi. Però a quanto pare per oltre 2 mesi il fornitore di questo sistema, questo pet libro, l'aveva lasciata così senza sistemarla, quindi insomma adesso l'hanno sistemata, quindi se possedete questi sistemi, insomma aggiornate, non so. E in caso vedete se avete accessi strani sul vostro account. Ciao, leggermente frizzante. Mi piace il tuo nome, mi piace un sacco. Io mi meraviglio di come casi del genere non siano più frequenti finché non ci saranno leggi che obbligheranno i produttori ad essere trasparenti sulla scadenza del software, intesi come mancati update di sicurezza. Possiamo tranquillamente affermare di essere dei folli ad acquistare tecnologie, specie IoT. Sì, no, in realtà ci sono. In Europa c'è una... non so adesso se è uscita, però ci sono nuove leggi su le normative. Ora non mi ricordo come si chiama. No. Vediamo. Vediamo se la trovo, perché adesso non mi viene proprio in mente il nome. Ah, ecco. Cyber Resilience Act. È entrata in vigore a dicembre 2004. Praticamente... però possono essere fatti entro dicembre 2026, dice l'intelligenza artificiale. Ora non ricordo le date precise, però penso che sia così. Però in queste leggi ci sono effettivamente... c'è la responsabilità del produttore a dover fare aggiornamenti sui software e quindi sui programmi, eccetera, per appunto garantire effettivamente la sicurezza. Ora la domanda è, la applicano? Questo non te lo so dire. Però in teoria le normative ci sono, cioè le aziende dovrebbero seguirle, però effettivamente questo pet libro non so se in Europa, magari in America, vediamo. California, ok, non c'entra niente l'Europa. Non è sufficiente, quello che ha fatto l'Europa è solo deleterio, un po' come il casino che hanno fatto con i cookie. Sì, lo so, cioè nel senso... Poi tutte ste leggi sono anche complicate un po' a effettivamente applicarle, no? Cioè, la cosa fondamentale è che ci dovrebbe essere più educazione digitale, fondamentalmente, perché queste aziende, se non sanno che fanno, puoi mettergli tutte le leggi che vuoi, però se non capisci che stai facendo, non lo so, cioè, non lo fanno poi. Comunque questa azienda è fondata in California, quindi l'Europa non c'entra niente. Cioè, non lo so, se magari ha sedi in Europa, può essere che deve applicare le normative europee, quindi, boh, dovremmo studiare questa azienda, non lo so. Non lo so questa specifica azienda dov'è. E comunque buone feste anche a te, buone feste. Però sarebbe da indagare questa azienda se Pet Libro is a scam. Attenzione, attenzione. Dice che si è rotto dopo 5 minuti. Ok, non comprate da questa azienda.
Di regola dovrebbero applicarti le leggi di dove presti servizio. Ok. Quindi se ci sono... non riempirsi la casa di minchiate. Esatto. Vabbè, però metti che tu magari hai un animale, no? Un bellissimo gattino o cagnolino. E però devi andare da qualche parte per lavoro e non conosci nessuno, gli devi dare cibo a questo animale, no? Come fai? Cioè, un po' lo capisco questa cosa del cibo automatico. Quindi non lo so. Cioè, io non la comprerei probabilmente. Perché insomma, non, poi avere un altro, cioè avere una telecamera anche, non lo so. Però insomma, a quanto pare è un'azienda molto, così diceva, mi pare qualche sito, che dicevano che è un'azienda conosciuta e che ha avuto questi problemi, insomma, non è proprio bello. Ciao Pollo Laser Gamers. E insomma, questa qui quindi ve la volevo citare. E, e insomma, sì, potrebbe accedere al profilo dell'animale, avere un sacco di informazioni dell'animale, però va bene così. Però insomma, l'IoT lo sappiamo, no? Che è sempre un po'... Con la sicurezza bisogna sempre un po'... Cioè, ne escono sempre dell'IoT. L'altra volta c'era la cosa, le vulnerabilità sulla la cornice delle foto digitali, adesso questo, quindi insomma con l'IoT sì, bisognerebbe un po' stare attenti a quello che si mette in casa, ecco. Poi, altra notizia, visto che ne parlavamo l'altra volta, me l'avete chiesto se ci sono sistemi basati sull'intelligenza artificiale per il pentest, a quanto pare sì, c'è, l'ho appena scoperto, si chiama Villager. Ciao Moreno Rugo. Si chiama Villager e a quanto pare è uno strumento per appunto fare penetration test, appunto i test di sicurezza, no? E a quanto pare è sviluppato interamente sull'intelligenza artificiale ed è stato sviluppato da un gruppo cinese che si chiama Cyberspike. Come entro nel tuo Discord? Ti mando subito il link. Invito al server. Dove sei? Allora, puoi usare questo link per Discord. Ah, grazie leggermente frizzante per seguirmi anche su YouTube. E praticamente quindi c'è questo sistema di test di sicurezza e a quanto pare sembra fatto appunto per i pentester, no? Un po' come me, che appunto possono essere aiutati da questo sistema. Questo strumento combina, no, strumenti classici tipo Kali Linux, quindi il sistema operativo solito che si usa per pentest, nella maggior parte dei casi, chiaramente si sa, ognuno usa quello che vuole poi. Con modelli comunque di intelligenza artificiale come appunto DeepSeek, appunto perché cinese. La cosa però interessante è che usa quello che si chiama Model Context Protocol, che è una tecnica per far interagire l'intelligenza artificiale con strumenti esterni. Perché chiaramente se questo strumento deve fare pen test, penetration test, appunto questi test di sicurezza, dovrà usare degli strumenti che dovrà prenderli da fuori, cioè non è una semplice chat come ChatGPT, no? Che voi gli scrivete e lui risponde.
No, qui deve usare degli strumenti esterni e quindi viene utilizzato questo Model Context Protocol. Ma il tool è gratis? Sì, 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 a quanto pare è open source e tutti lo possono utilizzare. Infatti questo articolo, quello che sottolinea è che il problema è che essendo che è open source, lo possono utilizzare chiunque, quindi anche la parte malevola. E quindi uno strumento creato per aiutare la parte buona, no? Gli hacker etici, i capelli bianchi, no? Diciamo così, può essere poi usata anche dagli hackerini cattivi. Quindi, insomma, tutto molto bello, però poi la linea è sottile, no? Perché poi se tu lo lasci, tipo, se tu lo lasci aperto, poi chiunque lo può usare. Infatti, mi sembra... sì, è stato pubblicato su i pacchetti di Python, che è un linguaggio di programmazione, ed è liberamente accessibile e infatti dice che ha superato i 10.000 download. E appunto dice qui ha attirato l'attenzione degli analisti per il potenziale rischio di abuso. Se ho capito bene, il protocollo MCP serve per passare il prompt in console. È un po' che lo sto guardando. Sì, 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 praticamente sì, però è anche per interagire con altri tool, con altri strumenti. In realtà lo voglio vedere anch'io, ancora non ho avuto modo di utilizzarlo. Però sembra abbastanza interessante, ci hanno fatto anche un sacco di altre cose. Tipo c'è un video di David Bombay, mi pare, che fa vedere, con un altro tizio, ora non mi ricordo chi è, fa vedere che utilizza questo protocollo per interagire con Metasploit, o Metasploit, non lo so. E quindi molto interessante perché puoi proprio farli interagire con questi strumenti proprio anche in console, come dicevi tu, quindi sì. Ciao Alex, ultime news del 2025, esatto, sì, sì, le ultime. È solo per Linux. Non lo so, perché qui dice Python, però non lo so. Però vediamo, magari troviamo altre informazioni. Lo faccio girare con un lama in locale. Ah, interessante. Fammi sapere poi. Poi fammi sapere cosa esce. Hai sentito il nuovo operatore per gli LLM? Quale nuovo operatore? Cosa intendi? Ehm... Allora, in teoria è con Python, quindi in teoria secondo me si può usare anche su Windows. E mannaggia. Perché è nei pacchetti di Python, quindi in teoria, cioè, lo puoi usare. Ah, vedete qui dice integra Kali Linux, i set di strumenti di Kali, LangChain e DeepSeek model. Interessante questo. Dice anche che opera con questo Model Context Protocol. Magari ci faccio una live su sta roba, possiamo... perché io non l'ho toccata, quindi sarebbe interessante se ne sapete di più. Chiaramente mi farebbe chiaramente piacere parlarne e capirla meglio. Però vediamo, insomma. E infatti dice supporta interazioni col browser, exploit in real time e prendere decisioni.
Ah, e crea anche payload. Insomma, è interessante, interessante. Visto che l'altra volta me l'avete chiesto, proprio è caduto proprio a pennello. Ce ne sono altri, dice Pentest GPT, DeepSec e Attack AI. Quindi insomma, carino, carino. L'unica cosa è che non lo so. Non lo so, è da provare, un po' vedere come funziona. E chiaramente se lo provate fatemi sapere, se lo provate prima di me. Ah, non lo posso leggere, vabbè. Però questo sembra davvero, davvero interessante. E da dove si scarica? Vediamo. No, è un coso Python. Devi fare pip install. Mi sa che devi fare pip install il nome. Vediamo se ti ritrovo. Vediamo se trovo la pagina di prima. Sì, qui è in pre-release comunque. Quindi non so. Però vedi, devi fare pip install villager. E te lo installa. Però chiaramente se lo installate succede qualcosa, non date la colpa a me. Io sono qui solo per dire che esistono. Quindi attenzione, insomma. Però questo magari lo metto anche come nella descrizione, magari lo metto nella descrizione se siete interessati. Però è interessante questa, insomma, questa come sta evolvendo. Adesso qualcuno potrebbe dire perderò il lavoro. Probabile. Ah, vedi anche qui. C'è la stessa, sì. L'unica cosa, dicevo che appunto lo stavo proprio pensando, occhio ai pacchetti Python. Esatto, quindi state attenti, non datevi la colpa poi, per favore. L'unica cosa sarebbe da capire, ovviamente, le informazioni che gli dai, dove andranno messe. Cioè, come funziona il modello sotto? È un modello che devi farti tu? O è un modello generico? Cioè, di questi cyber spike? Non lo so. Infatti vedete qui il protocollo MCP, appunto uno standard pensato per consentire ai modelli di intelligenza artificiale di interagire in modo strutturato con strumenti esterni, servizi e risorse di sistema. Ricevere contesto, vabbè. Sì, può fare flussi di lavoro più complessi. È locale? Non lo so. Infatti, non lo so, sarebbe da capire. Sarebbe un po' da capire questo strumento. Non ho avuto tantissimo tempo per vederlo, però vorrei provarlo. Ah, c'era anche qui comunque. Steering LLM. Secondo me, se lo fai girare nella tua rete, ti ruba tutti i dati che trova. Ma no.
Non lo so, non lo so. Rubare i dati non lo so. Però bisognerebbe vedere il modello, sì. Non lo so, vorrei un po' anche capirne di più, vedere anche altre persone che ne parlano. Mm, però insomma. Però qui c'è una roba che non avevo letto. Dice l'analisi del CyberSpike Studio Installer caricato su Virus Total il 10 dicembre ha rilevato che i plugin inclusi corrispondevano a un RAT, cioè un Remote Access Trojan. Le capacità individuate comprendono accesso remoto al desktop, keylogger con permissioni di account Discord. Ma cioè, questo CyberSpike Installer sarebbe dell'azienda CyberSpike? Ah, ok, c'è questa notizia, quindi io direi di non installarlo. Perché dice che questa azienda che ha fatto questo tool, questo strumento, è nata il 27 novembre 2023 come fornitore di soluzioni AI e software applicativo. Però loro hanno dagli archivi Wayback Machine è tipo un sito dove potete trovare magari vecchie versioni di siti web. E qui mostrava che questa azienda promuoveva un prodotto denominato CyberSpike, dotato di dashboard per il monitoraggio delle macchine compromesse. E poi parla di un'analisi di questo CyberSpike Studio Installer che in realtà era un malware. Quindi avevano pubblicato un malware. Non lo so, c'è da capire meglio questo nuovo strumento, ecco. Eh, mi ero persa questa parte. Nel dubbio lo provi te per noi. Non lo so. Non lo so. Vediamo, vediamo. Magari. Si potrebbe pure scaricare il, esatto, potrebbe essere anche un attacco alla supply chain, no? Perché tu metti su Python, sulla libreria Python, su queste come libreria Python, uno strumento che è un malware e poi infetti tutti quelli che se lo scaricano. Sulla macchina virtuale non succede nulla. Infatti stavo pensando alla macchina virtuale, però sono un po' paranoica. Boh, vediamo se cerco Villager malware. Non lo so, farò qualche ricerca in più, in caso ve lo scrivo. Intanto non l'ho provata. E allora, questo Steering Large Language Model. Tra code execution and textual reasoning. No, non l'avevo visto.
Però interessante. Ah, è pure su GitHub. Logical path more often. Ok. Ah, quindi è una roba nuova. Ah, questo era quello di prima. Chissà se posso aprire questa. Ah, c'è un video di 17 minuti. Ok. Macchina virtuale ok, ma con una rete simulata non connessa alla rete. Ma se ha bisogno di un server AI non funziona. Sì, sì. Però, insomma, se già mi obblighi ad avere un server invece di farlo locale, non lo so, io qualche pensierino me lo farei. Poi in più, se tu lo usi e magari vedi la rete, cioè vedi, intercetti le reti, no? Le connessioni, vedi un po' che fa e vedi a chi manda le richieste. Quindi si potrebbe fare un'analisi di questo genere. Quello di Hugging. Hugging? Hugging. Ah, questo qui. Lo guardo dopo. Allora, questo me lo salvo. Ho fatto un coso privato per salvarmi tutti i link che mi dite. Spero di guardarli. No, no, li guarderò, in questi giorni li guarderò. C'ho ancora una roba che mi avevano chiesto, vi giuro che la faccio. Vi giuro che in questi giorni rimanenti di ferie faccio tutto, spero. Spero. Per quello avevo detto tipo operatore. Ah, sì, sì, sì. No, vediamo, guardo il video, poi non so se stasera, ma magari domani. E vediamo, interessante, non l'avevo proprio visto. E in caso ne possiamo parlare, vediamo. Oh, interessante. Interessante anche questa comunque. Adesso mi salvo anche questa. E... Ok, e quindi insomma, vediamo questo villager, però cercando villager ho scoperto... Si vede che sono più team LLM, sì, sì, tu. Sì, 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 no, ma io infatti un po' di meno, vedete che infatti io sono molto... Non ne so tanti, non sono esperta in ste robe, quindi... Però mi fa piacere che mi dite le nuove novità, quindi... bene, bene, mi piace un sacco. Domani live. No, no, l'ho fatta oggi, perché domani è vigilia, quindi non farò la live. E quindi l'ho fatta appunto oggi per non farla domani. E... Sì. Vigilia di Capodanno. Non è domani? No, tipo, vigilia, non si chiama così. Tipo, vigilia di Capodanno. Vigilia di Capodanno. Sì, vigilia di Capodanno. La notte del 31. Ora mi stavate facendo tipo venire la cosa perché dico sempre vigilia. Ho detto, ah, no, forse non si dice così. Eh sì, perché poi è Capodanno l'1, quindi il 31 è la vigilia, no? Infatti si mangia, si fa la cena, robe. Poi non lo so, magari per alcuni non lo festeggiano, non lo so, eh. Però io lo festeggio, quindi non lo so. Chiamato sempre Capodanno. Ho capito, però è la vigilia. Cioè, Capodanno è quando dalla mezzanotte, perché inizia l'1. Invece vigilia di Capodanno è il giorno prima, fino a mezzanotte. Cioè, sono sottigliezze, però...
sono importanti. Però leggendo qui comunque ci sono altri tool. Ma quanto manca a Natale? E vediamo. Allora, a Natale mancano 359 giorni. Non mi fate partire col countdown che poi ve lo devo fare ogni volta, per Natale. Ci vuole ancora per Natale adesso, eh. Dobbiamo un po' aspettare. Infatti oggi dicevo questo, no? Che un po' mi dispiace che passa questo periodo, perché poi tutta questa atmosfera natalizia, no? Che comunque a me piace, poi non ci sarà, quindi un po' mi dispiace, insomma. Però vabbè. Però leggendo qui ci sono altri tool come Pentest GPT, DeepSec e Attack AI, quindi forse questi sono un po' più sicuri. Questo l'avevo già sentito in realtà, non so, forse ne avevamo già parlato. O forse l'avevo visto. Però il problema di queste cose, no? Per usarlo tipo al lavoro, è che io mi chiedo dove vanno poi le informazioni. Cioè, se io faccio un pentest per un cliente e uso questi strumenti, uno, il cliente ne deve essere a conoscenza, quindi devo appunto chiedere il permesso. E poi, se sono cose critiche, sensibili, sistemi sensibili, non lo so, cioè dove vanno queste informazioni? Quindi, cioè, se già non è in locale, non lo so se si può effettivamente usare al lavoro, ecco. Però magari si possono provare. Però magari si possono provare con le macchine di qualche laboratorio. Potremmo fare qualche live in questo modo, prendendo tipo robe tipo. Però dovrebbero essere pubbliche. Solitamente. Solitamente ci vuole la VPN. Vabbè, possiamo prendere dei siti di test, no? Ci sono dei siti di test vulnerabili online, magari possiamo provare quelli. Palese va in un server essendo in un Docker. È vero, sì, sì. Questo sì, chiaro. Però, che è sta roba? L'ho aperta io? Però magari DeepSec. Arrivano a Pechino, ma è questo il problema, ha senso solo per un attaccante, non per una società. È ancora presto. Esatto, sì. Sì, sì, esatto, perché comunque. Infatti al momento sono salva, non, non perdo il lavoro. Però è interessante che si sta andando in questa direzione. Oh, vediamo, vediamo, magari possiamo provarle, non so, ci devo pensare. Ma questa roba, ma che cos'è? Boh. Poi sono. Ma non ho capito. Vabbè, non lo so. Vediamo, vediamo. Però visto che me l'avete chiesto. Non lo so, infatti. Era tipo io ho preso HKI e mi ha fatto vedere quelle immagini. Però. Dice che è Dr. Dennis Daman, il creatore dell'algoritmo Parcel Value, è autore di questo pacchetto. E dice. Non lo so che è sta roba, sinceramente. Dice che è un attacco. Cerca di mascherare zone critiche.
No, dice... Poisoning... Ah, no, penso che sta simulando un attacco, un poisoning attack. Cioè che vai tipo a avvelenare i dati di addestramento del modello. Ah, vedete, tipo, questa cartella serviva come input del modello per l'update e in qualche modo ha corrotto queste immagini usate per l'addestramento e infatti vedete qui che è stata modificata dal tool. Quindi lui ha queste immagini che venivano usate per l'addestramento e con questo tool è riuscito a fare appunto l'avvelenamento dei dati di addestramento. Sì. Poi avrei scelto un'immagine più carina, non so, un gattino, cioè mi metti sta roba, uno dice ma che è? Però vabbè. Vabbè, quindi insomma, queste robe. E altra notizia, giusto per andare avanti. A quanto pare c'è una nuova truffa. Ah, aspettate perché... Ah, stavo guardando delle cose che mi ero un po' scritta e riguardo Villager io ho questa nota, non ho idea da dove l'ho presa, che diceva che Villager è progettato per non lasciare tracce, utilizza container temporanei che si autodistruggono e tecniche di offuscamento per rendere difficilissimi l'analisi post-incidente da parte dei team di difesa. Ah, ok, come tipo... Ok, niente. Quindi come Red Team. Ok, scusate, no. Mo mi ero persa un attimo nelle cose stesse che io mi scrivo. Vabbè, insomma. Parentesi, vabbè, lasciate stare. Allora, c'è sta truffa che a quanto pare permette di guadagnare facile attraverso azioni come tipo mettere mi piace sui social. È chiaramente una truffa perché c'è $170 per mettere mi piace. Quando vi regalano soldi facili è sempre una truffa, insomma. E praticamente dice che la truffa inizia con annunci sponsorizzati tipo su piattaforme come Facebook, Instagram, TikTok o Telegram e promettono fino a $170 al giorno per appunto tipo cose facili, fare cose facili. E quindi cosa succede? Quando l'utente risponde viene contattato da un recruiter, no? Uno appunto che dà lavori e che appunto gli chiede di caricare i documenti di identità, di inserire i dati bancari e di depositare una piccola somma per attivare e sbloccare i compiti. Perché? Cioè, un lavoro che ti chiede già soldi, vabbè. E la cosa interessante è che però nelle fasi iniziali i truffatori pagano davvero le vittime con tipo piccoli soldi, piccole somme di denaro e per far credere alla vittima che effettivamente il lavoro funziona. E quando poi l'utente deposita una somma grossa, i pagamenti si interrompono perché voi dovete pagare per attivare queste attività da fare. Incredibile. E chiaramente questi sono robe, cioè questi annunci di lavoro, lo dice qui, sono per lo più in Medio Oriente e Nord Africa. Però insomma non è proprio bello. Infatti tipo la truffa operano soprattutto in Medio Oriente e Nord Africa e mirano a chiunque è finanziariamente vulnerabile, che magari hanno bisogno di soldi, no?
Ehm, Di solito questi truffatori ti pagano per mezze volte e poi ti dicono di pagarlo per ulteriori guadagni. Sì, sì, però diciamo se tu stai per lavorare e mi chiedi soldi, dico, io devo guadagnare, mica ti devo pagare. Ma un malware in una rete può fare attacco DOS, ma nella stessa rete? Cioè, nel senso, se il malware è nella stessa rete, se può fare il DOS alla stessa rete. Vabbè, in teoria, cioè, ma il DOS lo fai ai server tu. Cioè, quindi cosa vuoi fare DOS al router? In teoria lo puoi fare. Ehm, Però poi tu cadi pure, cioè il malware stesso poi non ha più la rete, perché se distruggi la rete poi non hai più rete. Però insomma i DOS solitamente si fanno ai server, così tu interrompi i servizi che fanno quei server, tipo siti web o altri servizi, no? Fai collassare la rete ma con i PC interni. Sì, vabbè, attacchi altri PC, tipo tu dici una rete tipo fatta da aziendale con tanti PC, tu attacchi tutti gli altri PC. Sì, perché no? Cioè, alla fine credo che il DOS, cioè, credo lo puoi fare perché alla fine il DOS è semplicemente mandare tantissime richieste. Quindi, sì. La cosa è che però, se sei nella stessa rete, possono vedere chi sei, in teoria. Cioè, se sei... No, vabbè, magari se sei un hackerino, entri in una rete, quindi ti prendi un IP, vabbè, se hai un blue team forte, vedono già che c'è un IP, magari un PC... però no, se è una grande azienda, come fai? Cioè, chiunque potrebbe entrare, nel senso, magari un ospite o roba e connettersi alla rete aziendale, quindi no. Mm, sì, secondo me lo puoi fare. Così. Opinioni. Sì, in teoria sì, perché alla fine sono solo richieste a cui che mandi a diversi computer, quindi perché no? Cioè non vedo il problema. Quindi direi di sì. Però guarda. Parte da un file che viene eseguito, poi accede a tutti i PC che diventano bot. Ah, ok, tu hai... Ah, ok. Cioè, tu vuoi creare i bot per fare l'attacco DOS. Ah, sì, sì, no, vabbè, questo sì, sì. Cioè, tu li puoi infettare tutti e diventano i tuoi bot che è così da fare un DOS. Sì, sì, questo sì. Però ho fatto delle ricerche e a quanto pare puoi fare altri attacchi. Cioè puoi mandare anche tanto traffico alla rete, così saturi la rete locale. Quindi tipo mandi pacchetti. Quindi in teoria sì. Tipo consumi tutta la banda, no? Interessante, bello. E quindi ritornando a questa truffa, quindi i consigli sono non credete appunto a queste promesse che vi pagano solo per un like, mai pagare per lavorare, chiaramente. Si deve verificare sempre che le aziende siano vere e affidabili e non si inviano documenti così con leggerezza tramite WhatsApp, per esempio. Quindi, insomma, non bellissimo. Eh,
Poi, altra notizia, che pare che ci sia stato, sembra che ci sia stato un data breach che ha colpito Wired, non so, che è appunto una testata giornalistica, è abbastanza famosa. E a quanto pare un hackerino che si fa chiamare Lovely sostiene di aver violato i sistemi appunto di Condé Nast. Condé Nast è un colosso editoriale che ha parecchie testate tipo Wired, Vogue, The New Yorker anche. A quanto pare dice di aver violato i sistemi di questo Condé Nast e di aver avuto accesso ai dati di Wired, precisamente 2,3 milioni di dati degli abbonati. E a quanto pare sono stati presi dati come nome e cognome, indirizzi, dati di nascita, numeri di telefono e sembra che controllando Condé Nast vedete, questo è quello che ha scritto questo Lovely. Condé Nast, controllando i dati, sembrerebbero veri, sembrerebbero effettivamente legittimi, quindi veri. E in più l'hackerino, questo Lovely, dice di aver anche fatto accesso ad altri dati di testate, di altre testate tipo Vogue, Vanity Fair, Glamour ed altri, perché appunto sono tutte sotto questo Condé Nast, quindi lui essendo entrato in Condé Nast, nei sistemi di Condé Nast, ha potuto accedere a diversi database, a diversi server. E secondo alcuni esperti di sicurezza pare che ci sia stato un IDOR, un Insecure Direct Object Reference, che non è altro che, ne parlavamo ieri, non è altro che una vulnerabilità web che permette a una persona che non ha accesso di accedere ai dati di altre persone. Questo semplicemente magari cambiando un ID. Per esempio, se io sono su Facebook e ho il mio profilo, io magari posso accedere al profilo di un mio amico cambiando semplicemente qualcosa nell'URL. Perché appunto non ci sono controlli dell'accesso, cioè nessuno verifica che io non possa accedere magari nel profilo del mio amico. Insomma, e ovviamente questo porta a problemi seri, perché se io posso accedere al profilo di questo mio amico, posso fare qualsiasi cosa, posso cambiargli la password, posso cambiargli l'email, posso cambiargli il nome, quindi insomma non è proprio bello. E a quanto pare sembrerebbe che questo Lovely sembra che ha tentato di segnalare questa vulnerabilità all'azienda per un mese, facendosi passare per un ricercatore di sicurezza, ma a quanto pare è stato ignorato e quindi sostiene di aver agito e quindi pubblicato questi dati solo per punire la scarsa attenzione di Condé Nast verso la sicurezza degli utenti. Secondo gli esperti di sicurezza invece questo non è vero, loro credono che l'hackerino li abbia manipolati e che appunto vogliono solo estorcere denaro probabilmente tramite queste informazioni. Quindi insomma interessante tutta questa storia e a quanto pare il database è già stato aggiunto al servizio Evai Bainpone che appunto è questo qui, dove appunto potete verificare se la vostra email è già all'interno di un breach. Tipo test.it per esempio è stata già all'interno di 84 breach. Potete controllare anche le password, però io vi sconsiglio di mettere la vostra password perché non lo so a chi la manda questa password, cioè non so cosa succede se si prova. Vediamo, proviamo all'istante. Analizziamo cosa fa questo sito. Ciao.
No, sembrerebbe che non ha mandato niente, però. Ah, scusate, non stavo... No. No, manda solo questa. Ah, forse la cifra. Forse questa è cifrata. Tipo provo test. No, è sempre la stessa. Se provo password. Ah no, vedete, adesso è cambiata. Chissà, è interessante, si potrebbe vedere cosa fa. Perché secondo me per controllare se una password è in un database dei breach deve per forza mandarla, quindi insomma non mettete le vostre password. Ma se è un exploit noto ed è uno 0 click per iOS 18, posso usarlo? Perché vuoi usarlo? Nel senso, cioè, se c'è un exploit noto e tu stai facendo un'attività di legittima, in teoria li puoi usare. Se hai appunto il permesso di farlo, li puoi usare. Se tu lo usi contro un'altra persona ma non hai il permesso, lì poi vai in cose legali perché non è che puoi lanciare attacchi di sicurezza a chiunque, ecco. Se li usi su te stesso, sì, lo puoi fare, nel senso sì. Se lo fai su altri, no. Devi sempre avere il permesso, ecco. E poi ultima notizia. Quindi ho 150. Vabbè. Prenderemo questa. E praticamente MongoDB, che appunto è un database molto utilizzato. Il database, ve l'ho sempre detto, no? È un archivio di dati, molto semplicemente, e MongoDB è un database, è un po' diverso dai soliti database, però vabbè. Ed è molto utilizzato e a quanto pare c'è stata una vulnerabilità abbastanza critica. Non so adesso qual è la severity, vediamo. Eh sì, alta, ok, non è critica, è alta la... come si chiama? La classificazione di questa vulnerabilità e a quanto pare l'hanno pubblicata il giorno di Natale, il 25. E si chiama MongoBleed, che è perché è un po' relativa a Heartbleed, che è una vulnerabilità abbastanza vecchiotta di una libreria di OpenSSL, che è una libreria di crittografia. Ed è, sì, nel 2018, nel 2014 è stata scoperta. Vabbè, e quindi per questo MongoBleed come Heartbleed, no? Perché appunto questa vulnerabilità va a leggere fuori dai limiti della memoria attraverso dei meccanismi. Praticamente la vulnerabilità è quella... si chiama... Non c'è qui. Vabbè, si chiama Out of Bound Read. Praticamente vai a leggere, se tu hai dei limiti sulla memoria, vai a leggere oltre questi limiti. Detta molto semplicemente. La problematica di questo MongoDB è che permetteva a client, che sono tipo applicazioni web o altri servizi o altre robe, di inviare messaggi compressi. Compressi vuol dire tipo zip, quando voi fate un archivio zip su Windows. Quindi permetteva di mandare messaggi compressi
utilizzando algoritmi come zlib. La problematica qui è che quando il server riceve il messaggio, questo pacchetto, lui ha due informazioni da questo client. La prima è quanto spazio deve allocare in memoria per poi decomprimere il file compresso, e poi appunto il file da decomprimere. Il problema qui è che l'hackerino poteva dire: ehi, ti sto mandando un messaggio compresso che una volta decompresso sarà 100 megabyte. Però in realtà il contenuto reale era magari di solo 1 kilobyte, quindi piccolissimo, no? E quindi invece il server che faceva? Prendeva e allocava tutta la memoria che richiedeva l'hackerino per magari un piccolo pacchettino. E questo cosa succedeva? Dopo che lo allocava, il server in teoria doveva rimandare indietro tutta la parte allocata di memoria. E quindi cosa succedeva? Se io ti dico alloca 10 megabyte, tu poi mi mandi indietro 10 megabyte. Però se poi mi decomprimi il messaggio ed è solo un pezzettino, tutto il resto è memoria che è usata da altri servizi, e quindi mi vai a dare messaggi, mi vai a dare dati di altri servizi, altri processi, altre robe, altri utenti, e quindi io riesco a trovare dati sensibili anche. Ciao Shady Panda. Perché appunto il server rimandava indietro tutto quello che aveva allocato in memoria. Praticamente è un po' come essere in biblioteca, no? Voi siete in biblioteca, che sarebbe il server, e chiedete un libro, e questo sarebbe il messaggio. Però voi dite al bibliotecario che ti serve una borsa enorme perché il libro è pesantissimo. Allora il bibliotecario prende una borsa che contiene già documenti segreti dimenticati da altre persone, ci appoggia il vostro libro, che comunque è piccolino, e vi dà questa borsa gigante che contiene sia il vostro piccolo libro, ma contiene anche tutti i documenti segreti degli altri utenti. Quindi capite, questa è la cosa. Cioè, voi riuscite, cioè l'hackerino riusciva a prendere informazioni nella memoria perché il server glieli mandava, perché appunto si fidava che l'hackerino diceva la verità sulla memoria che aveva bisogno per decomprimere il file. E questo è grave perché veniva fatto ancora prima dell'autenticazione, quindi non serviva nessuna autenticazione per loggarsi a MongoDB, no? Perché solitamente i database hanno bisogno di dovete loggarvi con username e password, però questo succedeva ancora prima perché siccome MongoDB, il server di MongoDB, doveva sapere se appunto il client voleva parlare in modo compresso oppure no, questa cosa doveva essere fatta prima di chiedergli la password, perché chiaramente doveva capire come voleva parlare. E quindi per questo è prima dell'autenticazione. E chiaramente è un problema anche perché chiaramente si potevano accedere, ma dando tante richieste si poteva accedere a dati sensibili, no? Come password o altri dati sensibili. E comunque è molto interessante vedere il dettaglio. Io vi lascio poi dei link in descrizione, insomma, se ve li volete, se siete interessati. E quindi questa era l'ultima notizia. E hanno fatto comunque un aggiornamento su questo, quindi già sistemata. Io ho fatto un bug bounty per MongoDB, ho trovato user enumeration e hanno detto che era un finding informativo, dimmi tu. Però lo sai che user enumeration spesso viene visto come una cosa informativa o low, perché loro dicono vabbè, ma solo con l'utente non ci puoi fare niente, quindi io non ti pago. Bello però bug bounty. Che bug bounty hai fatto? Hai fatto altri bug bounty?
In altre piattaforme? Il sistema di riconoscimento target dell'Uzbekistan, questa rimarrà nella Hall of Shame. Ve la volevo portare, però vediamo se la trovo nelle notizie. Se cerco Uzbekistan. Vediamo se la trovo. Vabbè, la cerco, dai. L'avevo presa, però poi ho detto no, dai, voglio stare con... Ah, questo. La stavo leggendo oggi. Sì, a quanto pare è stato scoperto che il database che conteneva il sistema di riconoscimento delle targhe dell'Uzbekistan era liberamente accessibile online, quindi chiunque poteva accedere a tutte le informazioni. Dice, non si sa da quanto tempo fosse attivo, ma il database è stato lanciato nel settembre 2024. Ha circa un centinaio di gruppi di telecamere per il controllo del traffico, che appunto controllano costantemente le targhe dei veicoli. E a quanto pare, insomma, era accessibile, chiunque ci poteva accedere, quindi appunto qui dice che il database rileva le reali coordinate delle telecamere e contiene milioni di foto e video di auto in transito, perché appunto era utilizzato per monitoraggio di violazioni durante la guida, no? E quindi insomma non proprio bene. Hai riso mezz'ora. Vabbè, insomma, dai. Chissà, però come l'hanno... Ah, dice che anche 150 telecamere per il riconoscimento delle targhe negli Stati Uniti era accessibile online senza alcuna protezione all'inizio di quest'anno. Quindi non sono gli unici, eh? Hai letto la storia di 2 americani arrestati che lavoravano per una compagnia Incident Response che hanno collaborato con Black Cat? No, no, non l'ho letta. Se hai il link, mandala. No, questa mi è sfuggita. Sì, però user enumeration, sì, non è molto considerato. Era la stessa società uzbeka. Ah, la stessa! Quindi usavano... Ah, ok, quindi era la stessa? No, dai, non era la stessa, non lo dice, non lo so. Dai, non lo so. Vediamo questa. Quindi to Black Cat, ok. Ah, scherzavi, ok. No, pensavo ci fosse scritto e magari veramente usavano veramente la stessa cosa e sarebbe stato molto simpatico, però no. Allora dice che questa qui che gli esperti di sicurezza informatica statunitensi si dichiarano colpevoli degli attacchi ransomware Black Cat. Allora, vediamo. Black Cat ransomware. Sì, questo è appunto un ransomware che utilizza la doppia estorsione, fa anche appunto lancia DDoS, attacchi DDoS dal 2021. A quanto pare nel 2023 è stato
buttato giù. E quindi insomma è un ransomware abbastanza conosciuto. E a quanto pare sì, due ex dipendenti della società, delle società insomma di risposta agli incidenti di sicurezza informatica, questi Signia e Digital Mind, si sono dichiarati colpevoli. Di cospirazione per ostacolare il commercio tramite estorsione. Ah, e saranno condannati nel 2026, rischiando 20 anni di carcere. Insieme ad un terzo complice. Eh sì, hanno violato le reti di numerose vittime negli Stati Uniti tra maggio e novembre 2023, pagando una quota del 20% dei riscatti in cambio dell'accesso alla piattaforma di ransomware ed estorsione di Black Hat. Questi imputati hanno sfruttato la loro sofisticata formazione, la loro esperienza in materia di sicurezza informatica per commettere attacchi ransomware, proprio il tipo di reato che avrebbe dovuto cercare di fermare. Effettivamente, insomma. Nonostante abbiano richiesto riscatti che vanno da 300.000 a 10 milioni di dollari, i pubblici ministeri hanno affermato di aver ricevuto solo 1,27 milioni di dollari dall'azienda di dispositivi medici di Tampa. Ok. Insomma, cioè, invece, effettivamente, invece di fermarli, cioè, ci collabori, non è proprio bellissimo, ecco. Però, insomma, 20 anni di carcere ciascuno, tanti, cioè, insomma. No, però non l'avevo letta. È interessante, grazie. È interessante anche Black Hat. Fino a 20 anni può essere che gli danno solo 4 ed escono in 2 anni. Ah, dici? Proprio così, cioè, tipo, proprio nessuna fiducia. No, però dai, secondo me no. Non lo so. Non lo so com'è, però... Cioè, perché qui anche Stati Uniti, quindi non so come funziona lì tutto il sistema, diciamo, giuridico, quindi... Boh. Però insomma, non sono pochi 20 anni, cioè... Proprio... Però insomma, chiedere 10 milioni, cioè... A posto, se hai risolto per tutta la vita. No, non lo so, effettivamente non lo so per tutta la vita, però... Oh sì, sì, 10 milioni, cioè voglia. Per tutta la vita sei a posto, cioè te ne basta uno che ti paga sti soldi. Poi vabbè, loro secondo me... Se ti prendi il 20% di 10 milioni, sì, dai, abbastanza... cioè... Poi vabbè, secondo me loro chiedono tantissimo per poi magari contrattare, perché chiaramente c'è sempre la contrattazione, no? Però insomma, alla fine si sono fatti 1 milione. Interessante, interessante. Ah, visto che ne abbiamo parlato, guardamela. Le metto come... Le metterò poi nella descrizione. Me le salvo qui così poi le copio in descrizione. E niente, questo.
Sì, qua ci sono altre notizie, ci sono sempre milioni di notizie, incredibile. No, logging, no? E insomma, questo era tutto. Questo era tutto. E adesso mi faccio sempre la marchetta da sola, chiaramente. No, però se è la prima volta che siete su questa live, boh, andate ad iscrivervi anche al mio canale su YouTube. Ah, mi mandi un altro link, aspetta. Un altro esempio di insider attack. No, vabbè, ma c'è stato anche quello di CrowdStrike qualche settimana fa che hanno licenziato un insider. Hanno arrestato un insider che a quanto pare dava informazioni. No, dava screenshot dei loro servizi. Qui dice ex agente di Coinbase. Coinbase è una società tipo per Bitcoin. Arrestato per aver aiutato gli hackerini. Un ex agente del servizio clienti di Coinbase è stato arrestato in India all'inizio di quest'anno per aver aiutato gli hackerini a rubare informazioni sensibili sui clienti da un database aziendale. Non abbiamo tolleranza. Mi immagino questo Brian Armstrong è il CEO di Coinbase, ok. Dice che non hanno tolleranza per questi comportamenti e continueranno a lavorare con appunto la giustizia per portare questi cattivi attori alla giustizia. Nel maggio 2025 l'azienda ha annunciato che alcuni agenti di supporto clienti disonesti avevano concesso l'accesso ad hacker che avevano richiesto un riscatto di 20 milioni di dollari per non pubblicare informazioni rubate da un database compromesso. Cioè 20 milioni, cioè è tantissimo. Coinbase ha poi specificato che l'incidente aveva interessato circa 69.500 clienti, esponendo i loro nomi, le date di nascita e le ultime 4 cifre dei loro numeri di previdenza sociale, indirizzi fisici, numeri di telefono e indirizzi mail. Per alcuni clienti le informazioni includevano anche documenti scansionati relativi ai processi conosci il tuo cliente. Dice che qui la violazione era avvenuta tramite questo Task Us, un'azienda di outsourcing di assistenza cliente con sede in India, i cui dipendenti erano stati già corrotti dagli hacker per ottenere l'accesso ai sistemi. Infatti poi il tipo di CrowdStrike lo hanno potuto stoppare in tempo, ha dato i session cookie agli hacker, ma CrowdStrike l'ho stoppato in tempo, per quello che sento. Io avevo letto che aveva dato solo tipo le immagini di alcuni sistemi e il gruppo di hacker, che ora non mi ricordo se era Lapsus o se era qualcun altro, ora non ricordo, aveva fatto finta che loro avevano hackerato CrowdStrike, invece erano solo screenshot. Però potrei ricordarmi male, quindi magari è giusto come dici tu, quindi non mi ricordo. Però l'avevo visto qualche live fa e mi pare che era così, però non mi ricordo sinceramente. Però sì, l'insider è... Credo che le immagini erano la prova che lavorava lì e poi hanno messo quelle immagini sul loro canale per prova che stavano dentro. Sì, una roba del genere mi ricordo, però non so se gli hanno dato anche cookie o altre robe. Hanno rubato il master... conosci il tuo cliente. La verifica che fai con la banca per dimostrare la tua identità. Sì, qui infatti lo...
lo diceva. Sì. E quindi questo è tutto, grazie anche per... Anzi, me la salvo, aspettate che devo mettere anche questa. Me la salvo, grazie per le notizie che mi avete mandato, sono super interessanti. E quindi, niente, il mio canale è il mio canalino piccolino, faccio video sulla sicurezza informatica, cercando di creare consapevolezza in questo campo. Ovviamente le live sono un po' più tecniche, però i video cerco di stare non troppo tecnica, a volte ci riesco, a volte no, giudicate voi. E insomma, iscrivetevi se non vi siete iscritti e guardatevi i video. E se volete anche su Discord potete iscrivervi, ci sono tipo i canali delle notizie e altri canali, quindi potete anche vedere quando sono in live, solitamente lo scrivo. Lo scrivo solitamente, poi c'è il link. Ho i nuovi video, vabbè, però c'è anche altra roba. E anche su TikTok o Instagram solitamente scrivo quando vado in live. Quindi insomma, se volete seguirmi anche lì, fate pure. Però quello che volevo dirvi prima di chiudere, allora, visto che alla fine dell'anno vi devo dire alcune cose. Quindi, prima di chiudere, volevo dirvi comunque grazie per essere stati qui, anche stasera e anche in tutte le live che, diciamo, ho fatto, perché appunto significa tanto per me, perché comunque questo progetto per me è stato davvero un punto di svolta. Dopo un periodo abbastanza difficile, diciamo, YouTube e Twitch mi hanno davvero aiutato un po' ad andare avanti, no? E quindi mi fa super piacere che comunque c'è qualcuno che comunque mi segue, chiacchiera, anche mi dite anche un sacco di cose, questo mi fa un super piacere. E poi soprattutto, infatti, il fatto di aver trovato anche una community come voi mi fa stare veramente bene, perché comunque non mi immaginavo di trovare persone come voi, che siete comunque super interessanti, con cui è bello parlare, fare discussioni, e comunque ogni domanda e dubbio, come vi ho detto, mi porta sempre a imparare sempre cose nuove, no? E che comunque è una cosa che mi piace molto. E quindi niente, vi auguro un buon anno, spero che lo passiate come volete voi, con chi volete, e che vi faccia stare veramente bene. Sto ritracciando, stacca, stacca, stacca! Ah, hanno fatto... E soprattutto, se qualcuno sta passando un periodo duro, spero che il prossimo anno vada meglio e che possiate stare meglio. E quindi grazie di tutto e niente, vi voglio dire buon anno e niente, ci vediamo il prossimo anno. Ciao Ugo, ci vediamo il prossimo anno e niente, ciao. Ciao ciao.